Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche e affettive per i primi 15 giorni di dicembre. Ragazzi, abbiamo la carta della temperanza. Periodo tranquillo, oserei dire, periodo dedito al riequilibrio psico-emotivo piuttosto che alla guarigione. Quando si parla della temperanza comunque si parla di un momento di pazienza, quindi diciamo che l'energia è piuttosto lenta. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Nel caso non risuonasse nulla o voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire invece come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e la vedete anche scritta qui. Sempre nella descrizione, insomma dovete curiosare nella descrizione, c'è il link alla playlist dell'oroscopo annuale stagionale. In questo periodo sto pubblicando le previsioni per il primo semestre del 2024, ce ne sono 4, una è una previsione in generale, la seconda è sulla crescita spirituale, poi ne abbiamo una sull'amore e gli affetti e l'ultima sarà sul lavoro e l'economia. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per il segno del Toro. Partiamo da un 8 di spade, 6 di bastoni, 2 di pentacoli, 4 di coppe, cavaliere di spade, re di bastoni e 6 di spade. Dunque ragazzi, partiamo da questo 8 di spade. L'otto di spade è sempre una carta di auto-boicottaggio, di pensieri negativi, di qualcuno che un po' ristagna in quelle che sono le emozioni e i pensieri da vittima, che sì, diciamo, vede tutto nero, ogni soluzione che viene proposta è un no, ci sono delle scuse. Anche questa è una carta di staticità. Poi però abbiamo questo 6 di bastoni che di solito parla di un riconoscimento, di una vittoria, di un successo. E il 2 di pentacoli mi dice che ci sono due questioni in ballo. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dall'8 di spade. Abbiamo un cavaliere di pentacoli al contrario e un 3. E un 3 di pentacoli. Allora, vi dico una cosa che mi è venuta subito appena ho visto le carte. Ovviamente questa lettura non risuona, cioè questa chiave che vi sto per dare non risuonerà con tutti, ok? Però è stato come un momento di basso energetico, un momento dove verrete riconosciuti, ricomincia un ciclo e poi di nuovo è un po' come se è come se ci fosse un ciclo che ricomincia. Quello che ho sentito è stato ciclo di abuso, ve lo dico. Per adesso l'abuso non lo sento tanto. Potrei un po' pensarlo in questo cavaliere di spade, ma però io vi dico quello che ho sentito subito. Poi andiamo a vederlo adesso meglio con i miei tarocchi. Allora, andiamo da questo 6 di bastoni. Giudizio e 5 di bastoni.
Qui è come un essere riconosciuti nella prima settimana di dicembre. Il punto qual è? È che con il giudizio al contrario o è un riconoscimento non ufficiale o è come se voi non vedeste in realtà questa vittoria. Perché un discorso è sentirsi, e un discorso è che qualcuno invece ci dica che siamo. Cioè un discorso è quando uno, come vi posso dire, si rende conto di essere, di valere un tot, e un discorso è quando invece è qualcun altro che dice no, ma guarda che tu vali tot. E l'altra persona, non avendo un'idea di se stesso, una buona conoscenza di se stesso, non riesce a capire se chi ha di fronte sta dicendo la verità oppure no, se si sbaglia oppure no, perché non riesce a darsi un'autovalutazione. Non so se mi sono incastrata con le parole o se sono riuscita a rendere l'idea. Fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Amanti e 3 di coppe. Guardate, ho come la sensazione che qui ci sia anche di mezzo per qualcuno una situazione lavorativa. Allora, da un lato è come se non vi sentiste all'altezza e quindi da fuori vi dicono no, ma guarda che è così, guarda che... Però in realtà vedo questo ciclo che ricomincia con questo 2 di pentacoli. 2 di pentacoli nei mazzi tradizionali, vediamo se in questo ce l'ha. No, non ce l'ha neanche in questo, però si può intuire. Il 2 di pentacoli di solito ha come un nastro rosso disegnato qui intorno, che rappresenta l'infinito, rappresenta i cicli che si ripetono all'infinito, ok? E se consideriamo che abbiamo un 3 di coppe, ci potrebbe essere un terzo, un intruso in questa relazione. E qui con il 2 di pentacoli potrebbero essere due persone diverse che magari voi volete frequentare o state già frequentando. Potrebbe anche essere che qui una non vi dà il giusto merito e con l'altra invece che vi corona non... siete voi che non vedete stimoli in questa persona. Come vi spiego? Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un'imperatrice e un 9 di bastoni. No, ragazzi, io sento proprio che è un ciclo che si ripete perché qui vedo proprio qualcuno che non vede soluzioni, che è stanco, le cose comunque non evolvono più di tanto. Io ho come la sensazione che sia veramente il ciclo di... che arriviate dalla fase di scarto per poi ritornare nella fase di riconciliazione. In realtà non ho né fanti di coppe né niente, quindi potrebbe anche essere una persona diversa con la quale ricomincia la stessa dinamica di comportamento. Però quello che sento forte è che si parte un, da un 8 di spade che vi tira molto giù, cioè nel senso come se pensaste di non valere, di non essere all'altezza, di non riuscire a compiere qualche cosa, di... Insomma, è come se aveste un'idea molto negativa o di voi stessi o della situazione. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Re di coppe. Sette di coppe, 4 di spade. Devo dire ragazzi che con questo cavaliere di spade potrebbe esserci una sorta di accelerazione. Allora vi dico che se non avete nessuno può essere una persona nuova o potrebbe essere la persona diciamo di interesse con il quale si iniziano a valutare delle questioni, delle possibilità che
qui avendo il 4 di spade, qui avendo la temperanza, possono portare un riequilibrio della situazione. Andiamo a vedere il re di bastoni. Sette di spade e 8 di spade. Ragazzi, qui avete lo stesso 8 di spade che avete qui e qui c'è un 7 di spade. Allora, la mia sensazione con questo cavaliere di spade è che in qualche modo, se dovete affrontare una scelta, come potrebbe significare la carta dei diamanti, e sentite che qualcuno vi mette fretta, fate attenzione perché quando c'è fretta c'è sempre qualcosa che scricchiola. E vi dico così perché avete un 7 di spade al contrario, potrebbero uscire delle cose a galla di cui voi adesso ignorate l'esistenza. Questo 8 di spade al contrario, e quindi probabilmente inizierete a vedere quello che prima non vedevate, o meglio, inizierete a vedere le cose in modo diverso. Andiamo a vedere il 6 di spade, fante di spade, re di spade e 6 di bastoni, che avevate già qui. È come se vi dicessero di mantenere il controllo della situazione, di non allentare, di non abbassare le barriere difensive, non ancora, soprattutto se è una persona che ritorna dal passato, soprattutto se è una persona con la quale ci sono stati già delle dinamiche particolari e c'è bisogno di risanare queste dinamiche. È come se la relazione avesse bisogno di essere indrizzata, avesse bisogno di un obiettivo comune, avesse bisogno di essere portata a galla, anche magari di essere ufficializzata. Va bene, andiamo a vedere ancora due oracoli. Ragazzi, io di solito descrivo l'energia che sento, diciamo, più forte, però sapete che certe cose si possono adattare sia per le relazioni familiari che per le relazioni di amicizia, piuttosto che romantiche, ok? Cercate di adattare la lettura più che potete alla vostra di realtà. Andiamo a vedere un oracolo e poi ho un pensiero su cui riflettere. Wow! Avete la carta della palma, che è una carta bellissima perché parla di stabilità, di sicurezza, di permanenza, di crescita. Guardate, qui si tratta secondo me di prendere le cose un po' più con filosofia. Veramente, guardate al futuro le possibilità che vi si possono aprire, però senza sottovalutare il vostro spazio personale, le vostre esigenze personali. Poi vi dico, con questo 7 di spade potrebbe anche venire fuori qualche sorpresa, per cui tenderete a, diciamo, a stringere la manica con l'altra persona, o come l'idea che qualche cosa potrebbe mettervi in allerta e quindi diventerete un po' più controllatori, magari anche controllati, adesso dipende come risuona la lettura, però è come se ci fosse bisogno di una guida per la relazione, di una guida nel senso di un, sì, di un progetto comune. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. 2. Perché mi è difficile prendermi una pausa? E difatti qui abbiamo la temperanza. Allora, la temperanza fa parte, cioè rappresenta anche la guarigione, di conseguenza anche i pazienti. E la parola paziente deriva dal fatto di pazientare durante la fase di guarigione, no? Ed è un momento di pausa, in effetti. E anche qui avevate un 4 di spade? Sì. E anche un momento da 4 di spade, dove uno dice no, sono troppo stanco. E in effetti qui, ragazzi, con il 9 di bastoni siete stanchi,
soprattutto tra la prima e la seconda settimana di dicembre. E quindi chiedetevi perché non riuscite a mettere in stand-by tutti gli impegni e le altre cose che potrebbero in realtà aspettare. Perché questa fretta che sento in questo periodo? E poi abbiamo perché mi è difficile divertirmi. Infatti un'altra cosa che vi dicevo prima è proprio di prendere la vita con un po' più di filosofia, di divertimento, di leggerezza. Wow, che bello, soprattutto quando le carte risuonano così tanto tra di loro. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Se è stata l'ispirazione potete farmelo sapere con un like, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!